Allora, studiare Menelao. Caro professor Bassani, no, veniamo prima che lei ci interroghi alla questione base. Devono votare anche gli ignoranti, lanciato come provocazione, rilanciato, è un tema vecchio, insomma non è nuovo, ma rilanciato sul Washington Post, è una provocazione bella e buona o c'è una base di verità? No, io credo che sia veramente un articolo abbastanza di una pochezza incredibile. L'ho letto questo qui di Arsani, parla della pochezza dell'attuale campagna elettorale americana. Intanto, se non fosse venuto fuori Trump non avrebbe mai tirato ovviamente fuori neanche l'argomento. Non ci possiamo fidare di voi, caro elettore, il problema sei tu. Ma chi diavolo sei? In realtà questa è la puzza sotto il naso della sinistra radicale, per cui sempre la sinistra ha odiato il mercato, perché il mercato dà una chance all'uomo comune di emergere, a quello che andava male a scuola e così via. Io in realtà la mia posizione è totalmente diversa, cioè oggi ci troviamo in un momento in cui l'America, la società di maggiore successo che la storia americana, la storia dell'umanità abbia mai visto, si presenta effettivamente una scelta fra la Clinton e Trump che lascia molto a desiderare, ma questo è stato prodotto delle primarie americane. Alle primarie americane votano elettori che sono assolutamente istruiti, non solo sono istruiti, ma sono dei fanatici del sistema politico. Sì. Quindi il problema è del tutto evidentemente la politica, non la società. Ed è chiaro che una popolazione oggi enormemente più istruita di 50 anni fa o anche 30 anni fa, in America la metà della popolazione va all'università e quindi sono tassi di scolarizzazione inimmaginabili 50 anni fa. Prima c'erano Adenauer, Kennedy, Reagan, De Gasperi, e oggi Obama, Merkel, Renzi, e il futuro ci presenterà qualcosa di peggio. Il voto multiplo esisteva in Inghilterra. In Inghilterra fino al 1948 chi era andato a Oxford e Cambridge aveva 2 voti rispetto agli altri. Questa però è una cosa a mio avviso intollerabile, anche perché i più colti sono politicamente i peggiori. Eccolo lì, i più colti sono politicamente i peggiori. Quindi quando in questo articolo Arsani dice mi accuserete di ottuso elitismo, lei dice e anche ne abbiamo ragione, insomma è un ottuso. Ma è vero, no, ma è l'elitismo che ha prodotto il disastro politico in cui ci troviamo in tutto l'Occidente, in quell'enorme comunità politica che va da San Francisco a Trieste. È proprio l'elitismo, cioè il fatto che le elite siano riusciti a convincere, a togliere il buon senso alla gente umile. Voi chiedete, fate le domande in maniera chiara e vi assicuro che se volete una risposta di buon senso dovete andare a livelli sempre più bassi di istruzione. Io che per professione passo il mio tempo con gli intellettuali, vi assicuro che quando parlano di politica sembrano o Pol Pot o Goebbels, ma non dicono delle cose totalmente folli. Se volete un minimo di buon senso andate da chi non sa veramente. Esatto. Però professore, qui la questione su cui si dibatte è se tutte le persone per il suffragio universale debbano decidere su argomenti anche delicati che non padroneggiano, che non conoscono. Scusate, prima parlavate delle Iene, sì. C'è la gente pensa che il Darfur fossero delle caramelle, come no? Che hanno Certo, fatto vedere. certo. Quindi il problema è la classe politica che eleggiamo, quindi allora dovremmo fare avere esami una a loro, popolazione istruita per eleggere una classe politica istruita che poi creerà dei disastri. E quanta cultura e sapienza. È il vecchio ideale platonico, no? Più o meno. Sì, ma se i bolscevichi, non esiste un gruppo di persone più istruite del partito, del gruppo di bolscevichi intorno a Lenin. Hanno fatto del bene alla Russia, all'umanità, secondo me no. Quindi in realtà, oppure c'è un paradosso, cioè muoversi fa molto bene, però gli atleti professionisti hanno aspettative di vita minori degli altri. Quindi evidentemente non bisogna esagerare nella conoscenza eccessiva, ma poi cosa dovrebbero conoscere? Lo diceva anche Andreotti, tutti i miei amici che hanno fatto sport sono morti. Sì, lui è quello che gli aveva detto che non sarebbe arrivato a Natale. Sì. Certo. Ma poi su che cosa bisogna istruirsi? Sul sistema politico, tanto cielo è meglio che la gente non lo sappia come funziona. Su come veramente vengono fatte le leggi. C'è qualcuno che dice chi conoscesse veramente come vengono fatte le leggi e le salsicce, da un lato non voterebbe più e dall'altro diventerebbe vegetariano. Che disillusione, mamma mia, professore, che disillusione. No, invece la mia è una fiducia nell'uomo comune liberato dalle elite che gli dicono cosa pensare e come votare. Noi abbiamo 835 miliardi di euro di spesa pubblica, il 56-57% del PIL, non di quello che si inventa.
Quindi di fatto siamo arrivati a questa situazione non certo grazie al buon senso dell'uomo comune, ma grazie a progetti che sono altamente sofisticati e intellettuali. Ma non li vedete anche gli intellettuali che vanno in televisione a parlare di politica? Sono un gruppo essenzialmente di invasati che parlano di alcun ragazzo giovane che dice Stato etico italiano, insomma, con formule anche bizzarre dell'Ottocento. Sì, quindi insomma, però Oscar, invece la questione dell'esame a chi si candida effettivamente questa sì, che poi bisogna capire chi fa l'esame, com'è l'esame, che tipo di domande ci sono. Io lo faccio volentieri. Io so già che sarei terrorizzato. No, qualche domandina, per carità, un po' di nozionismo. E poi andiamo a vedere. Cioè, per esempio, ti faccio un esempio: che domanda farebbe quella base? Io mi voglio candidare in comune come consigliere comunale. Una cosa che ne so, al comune di Milano, vuoi tagliare le spese, vuoi tagliare i dipendenti, vuoi licenziare, vuoi ma questo è il programma. Questo è il programma. No, il programma. Arrivi lì per fare che cosa? Sai cosa puoi fare? Se uno mi dice no, in realtà al comune come consigliere comunale non posso fare nulla, lo lascerei candidare. Almeno c'è il contrario. Certo, fa meno danni. Non voglio far nulla e non posso far nulla. Non sapevo. Realistica della politica. Perfetto, non avevo capito dove volesse arrivare. Cioè, se dice io vado lì, tanto non servirò a nulla. E cambierò la situazione di tutta la nostra città. Questo sì. Se invece va lì a dire il gettone di presenza, capisce, il consigliere comunale, d'altronde non serve a nulla, non farà. Allora questo sì. La politica è un fattore enorme di arricchimento della nostra società. In un periodo di crisi la politica... Lei ha mai sentito di un suicidio di un politico? In questi lungo periodo? No, talvolta quelle indagate. Talvolta sì, per vicende magari non economiche. Nel periodo di Tangentopoli, quando c'era un certo stigma sociale, oggi francamente... Guardi, professore, ci chiama Francesco da Milano, chissà cosa ha da dirci. Francesco, buongiorno. Sì. Buongiorno a tutti, io volevo dare uno spunto di riflessione su un romanzo di fantascienza del 1959 che si chiama Fanteria dello spazio. Ne è stato fatto anche un film, ma non ricalca gli aspetti sociali che vengono dati. La cosa interessante a proposito del dibattito sul voto è questa: in quel romanzo lì, dove la Terra era attaccata dagli alieni, soltanto chi era disponibile a fare il servizio militare, quindi a mettere in gioco la propria vita per difendere la nazione, poteva poi andare a votare, quindi avere sicuramente una persona del genere, si diceva, era in grado di decidere nella maniera giusta per la propria nazione. Francesco, in Italia urne vuote, le aboliamo le elezioni. Esatto, armiamoci le partite, ma le aboliamo. Però Francesco, noi siamo in un tempo di pace, diciamo, tra abbiamo messo un paese che ci mette 4 anni a far tornare Girone dall'India, secondo lei è un paese che corrisponde alla sua fanteria nello spazio? Ma io non ho capito, Francesco, lei sposerebbe questo tipo di teoria? Allora, no, personalmente no, voleva essere soltanto uno stimolo a riflettere. Uno stimolo a riflettere, assolutamente. Io comunque sono d'accordo anche col professore di prima, è assolutamente una baggianata l'idea di mettere un filtro, di selezionare chi può votare e chi può essere eletto in base a qualsiasi cosa. No, ma il professore, con una vena ironica che spero sia arrivata a tutti, è convinto che in realtà sono gli intellettuali il peggior pericolo, perché la loro visione top down, dall'alto, totalmente sprezzante dell'individuo, è quello che poi crea nel Novecento i milioni di morti rossi e neri che abbiamo regalato alla storia del mondo. Ecco, questo vorrei che del professor Bassani fosse chiaro, che secondo me è verissimo. E che credo emerso. Professor Bassani, abbiamo 30 secondi per chiudere, non so se la riflessione di Francesco ha suscitato. Secondo me è molto interessante, cioè effettivamente collegare questo romanzo di fantascienza che collegava l'idea quanto vuoi dare al tuo paese, quanto sei disposto a dare al tuo paese e allora voti. E in realtà qui purtroppo si torna all'antico voto per censo, per non trasformare delle assemblee in gruppi di espropriazione permanente del resto della popolazione. Chi paga più tasse dovrebbe avere una voce in più. Lo so che è triste dirlo, attacca alcuni principi fondamentali del suffragio universale, che in realtà sono quelli di votare sui soldi degli altri. E Hayek arriva a proporre anche che per il problema della giustizia intergenerazionale, perché la politica è troppo di breve
raggio la sua decisione per il voto e quindi mette tutto sulle spalle dei debiti, era giusto ogni tanto avere delle assemblee in cui fossero esclusi quelli che avevano più di un certo numero di anni e fossero invece solo i giovani che avessero l'elettorato passivo. Un altro tipo di provocazione, diciamo. Ci dobbiamo fermare qui, caro Oscar. Tu domani torni così come oggi pomeriggio. Io e invece lunedì eccetera. E soprattutto attento, niente tubino lunedì. Niente tubino, adesso me lo tolgo e mi rimetto la camicia. Vabbè, ciao. C'è anche sabato, urliamolo insieme, Oscar. C'è anche sabato, c'è anche sabato.